Lezione 1. Creare un'atmosfera rilassante. Ciao Anna, stavo pensando di rendere la nostra casa più accogliente e rilassante. Ciao John. Sembra un'ottima idea. Cosa hai in mente? Beh, stavo pensando di procurarmi delle lampadine calde per creare un'atmosfera rilassante. Oh, è un ottimo suggerimento. La luce calda può sicuramente rendere uno spazio più invitante. Dove pensi di trovarli? Ci darò un'occhiata. Ho sentito che c'è un nuovo negozio di articoli per l'illuminazione che ha appena aperto in centro. Potrebbero avere un'ampia scelta. È fantastico. È sempre emozionante esplorare nuovi negozi. A proposito, hai pensato di usare interruttori dimmer per le luci? Questo è un buon punto. I dimmer ci consentirebbero di regolare la luminosità in base al nostro umore e all'ora del giorno. Assolutamente. È bello avere la flessibilità di creare atmosfere diverse a seconda dell'occasione. Penso che renderebbe la nostra casa più personalizzata. Sono completamente d'accordo. Si tratta solo di rendere il nostro spazio confortevole e adattato alle nostre preferenze. Mi assicurerò di controllare se il negozio di illuminazione offre anche interruttori dimmer. Ottima idea. Già che ci sei, potresti anche prendere in considerazione l'idea di procurarti dei cuscini e delle coperte morbidi e dai colori caldi. Possono aggiungere un ulteriore tocco di intimità al nostro salotto. È un suggerimento fantastico. I tessuti morbidi possono sicuramente migliorare il livello di comfort. Terrò d'occhio anche quelli. Meraviglioso! Non vedo l'ora di trasformare la nostra casa in un rifugio rilassante. Sarà un ottimo posto per rilassarsi dopo una lunga giornata. Non potrei essere più d'accordo. Avere un ambiente domestico accogliente e invitante può fare una grande differenza nel nostro benessere generale. Assolutamente. L'ambiente circostante può influenzare notevolmente il nostro umore e il modo in cui ci sentiamo. Sono lieto che stiamo adottando misure per creare un'atmosfera più rilassante. Anch'io. Penso che renderà la nostra casa un posto dove ricaricarci e trovare pace nel bel mezzo della nostra vita frenetica. Sicuramente. E sarà anche un bel posto per intrattenere amici e familiari. Posso già immaginare l'atmosfera calda e accogliente. Sembra adorabile. Mi assicurerò di dare la priorità alla creazione di quell'atmosfera accogliente. La nostra casa sarà un santuario per noi e per i nostri cari. Sono davvero entusiasta di questo. Sarà una trasformazione meravigliosa. Facciamo della nostra casa il rifugio perfetto. Assolutamente. Non vedo l'ora di iniziare questo progetto. Il nostro accogliente rifugio ci aspetta. Lezione 2. Piani per la colazione. Ciao Anna, hai già fatto colazione? Ciao John. No, non ancora ho intenzione di farne un po'. Che mi dici di te? Ho fatto uno spuntino leggero, ma potrei fare una colazione adeguata. Cosa stai pensando di fare? Stavo pensando di preparare delle uova strapazzate con pane tostato. Forse possiamo aggiungere funghi e spinaci saltati per insaporire ancora di più. Sembra delizioso. Adoro la combinazione di uova e verdure. Che ne dite di aggiungere sopra una spolverata di formaggio grattugiato?
Ottima idea. Cheese porterebbe sicuramente le uova strapazzate al livello successivo. E possiamo scegliere una varietà che si scioglie bene, come il cheddar o la groviera. Gnam. Posso già immaginare la consistenza cremosa e la bontà del formaggio. Mi fa venire l'acquolina in bocca. Sono contenta che tu ne sia entusiasta. Preparerò anche del succo d'arancia fresco per accompagnare la colazione. Sarà un modo rinfrescante per iniziare la giornata. Sembra perfetto. Il succo d'arancia appena spremuto è così tonificante. È anche un'ottima fonte di vitamina C. Assolutamente. È importante assumere la nostra dose giornaliera di vitamine e sostanze nutritive. Mi assicurerò di usare arance mature per ottenere il massimo del sapore. A proposito di frutta, che ne dite di aggiungere delle fragole o delle banane a fette come contorno? Oh, sicuramente. La frutta fresca sarebbe un'aggiunta meravigliosa. Aggiungerà un tocco di colore e dolcezza naturale alla nostra colazione. Sono completamente d'accordo. È bello avere un equilibrio di sapori e consistenze. Inoltre, rende il pasto più accattivante dal punto di vista visivo. Assolutamente. La presentazione è fondamentale, soprattutto quando si tratta di cibo. Migliora l'esperienza culinaria complessiva. Questo è vero, l'estetica può rendere un pasto più piacevole. È come una gioia per gli occhi e per le papille gustative. Non potrei essere più d'accordo. Ora, non dimentichiamo il pane tostato. Penso che del pane fatto in casa sarebbe perfetto. Il pane fatto in casa sembra incredibile. Il solo profumo del pane appena sfornato è irresistibile. Non vedo l'ora di assaggiarlo. Mi assicurerò di preparare l'impasto in anticipo in modo da poter avere pane caldo appena sfornato per colazione. Questo è fantastico. Non c'è niente come l'aroma e il gusto del pane fatto in casa. È confortante e soddisfacente. Assolutamente. E la parte migliore è che possiamo personalizzarlo con diversi gusti e consistenze. Forse possiamo provare un gustoso pane alle erbe o un dolce ricciolo di cannella. Adoro la tua creatività. Queste variazioni sembrano fantastiche. Possiamo avere diverse opzioni a seconda del nostro umore. Esattamente. La varietà è il sale della vita, soprattutto quando si tratta di cibo. Mantiene le cose interessanti e divertenti. Non potrei essere più d'accordo. Non vedo l'ora di gustare questa colazione. Sarà un inizio di giornata delizioso e appagante. Anch'io. La colazione è il pasto più importante ed è ancora meglio se condivisa con una buona compagnia. Sono grato di averti come mio compagno per la colazione. Allo stesso modo. Condividere un pasto insieme è sempre un piacere. È un ottimo modo per entrare in contatto e iniziare la giornata con una nota positiva. Lezione 3. Vestirsi professionalmente per avere successo. Ciao Anna, stavo pensando alla crescita personale e un aspetto che mi è venuto in mente è vestirsi professionalmente. Può avere un impatto significativo sul modo in cui siamo percepiti sul posto di lavoro. Ciao John. Hai assolutamente ragione. Vestirsi in modo professionale non solo crea un'impressione positiva, ma aumenta anche la nostra fiducia e professionalità. È un aspetto importante dello sviluppo della carriera. Esattamente.
Quando ci vestiamo bene, dimostriamo il nostro impegno nel lavoro e dimostriamo rispetto per noi stessi e per gli altri. Stabilisce uno standard elevato di professionalità. Non potrei essere più d'accordo. È importante ricordare che l'abbigliamento professionale varia a seconda del settore e della cultura del posto di lavoro. Dovremmo sempre vestirci in modo adeguato all'ambiente in cui ci troviamo. Questo è un ottimo punto. Luoghi di lavoro diversi possono avere diversi livelli di formalità. È fondamentale osservare il codice di abbigliamento e adattarsi di conseguenza. Assolutamente. Prestare attenzione a dettagli come la cura, la pulizia e le scelte di abbigliamento appropriate può fare una grande differenza. Dimostra che prendiamo sul serio il nostro lavoro. Sono completamente d'accordo. L'attenzione ai dettagli è fondamentale. Non si tratta solo degli abiti che indossiamo, ma anche del modo in cui ci presentiamo nel loro insieme. Si tratta di proiettare un'immagine professionale. Precisamente. Il nostro aspetto la dice lunga sulla nostra etica del lavoro, sull'attenzione ai dettagli e sull'impegno nei nostri ruoli. Può lasciare un'impressione duratura su clienti, colleghi e superiori. Hai assolutamente ragione. Vestirsi in modo professionale può aprire porte e creare opportunità di avanzamento di carriera. È un investimento nella nostra crescita professionale. Non potrei essere più d'accordo. E non si tratta solo della percezione esterna. Vestirsi in modo professionale può anche aumentare la nostra fiducia e la nostra mentalità. Quando abbiamo un bel aspetto, ci sentiamo bene. È così vero. La fiducia è una risorsa fondamentale sul posto di lavoro. Quando ci sentiamo sicuri, siamo più propensi ad affrontare le sfide, esprimere le nostre idee e avere un impatto positivo. Assolutamente. Vestirsi in modo professionale può darci un'ulteriore spinta di fiducia. È come indossare un'armatura che ci prepara al successo. Adoro questa analogia. Vestirsi in modo professionale è come indossare la nostra armatura del successo. Ci aiuta ad affrontare la giornata con fiducia e resilienza. Sicuramente. Ed è importante ricordare che vestirsi in modo professionale non significa sacrificare lo stile personale. Possiamo ancora mostrare la nostra individualità entro i limiti della professionalità. Hai assolutamente ragione. Si tratta di trovare l'equilibrio tra l'espressione del nostro stile personale e il rispetto delle aspettative del nostro posto di lavoro. Si tratta di essere autentici e professionali allo stesso tempo. Precisamente. Quando troviamo questo equilibrio, creiamo il nostro marchio professionale unico. È un riflesso di chi siamo e di cosa portiamo in tavola. Non potrei essere più d'accordo. Il nostro marchio professionale è un aspetto importante della nostra crescita professionale. Vestirsi in modo professionale è solo un pezzo del puzzle. Assolutamente. È una combinazione delle nostre capacità, conoscenze, attitudini e del modo in cui ci presentiamo. Vestirsi professionalmente è uno strumento potente in questa equazione. Ben detto. Continuiamo a dare priorità alla nostra crescita professionale e a ricordare l'impatto del vestirsi in modo professionale. È un investimento per il nostro successo futuro. Lezione 4. Esperienze preferite. Ciao Anna, stavo pensando alle nostre esperienze preferite. Ne hai qualcuno che ti è saltato in mente? Ciao John. Oh, sicuramente. Ho avuto delle esperienze incredibili che conserverò per sempre. E tu? Sembra incredibile.
Anch'io ho avuto alcune esperienze preferite che hanno lasciato un impatto duraturo su di me. È sempre bello riflettere su quei momenti speciali. Assolutamente. Alcune delle mie esperienze preferite riguardano il viaggio in posti nuovi e l'immersione in culture diverse. Il senso di avventura e scoperta non ha eguali. Posso capire. Viaggiare è un modo incredibile per ampliare i nostri orizzonti e acquisire una comprensione più profonda del mondo. È uno scrigno di esperienze uniche. Sicuramente. Ricordo un viaggio particolare a Bali. I colori vivaci, i paesaggi mozzafiato e la calda ospitalità della gente del posto l'hanno resa un'esperienza indimenticabile. Bali sembra incredibile. Posso solo immaginare la bellezza e la tranquillità del posto. È incredibile come i viaggi possano trasportarci in mondi diversi e creare ricordi duraturi. Assolutamente. Non è solo la destinazione, ma anche le esperienze al suo interno a renderla speciale. Esplorare la cucina locale, entrare in contatto con le persone e provare nuove attività, tutto questo aumenta la magia. È così vero. La combinazione di immagini, suoni, sapori e interazioni crea un arazzo di ricordi. Sono quelle esperienze uniche che restano con noi. Sicuramente. E non si tratta solo di viaggiare. Alcune delle mie esperienze preferite riguardano risultati personali, come il completamento di un'escursione impegnativa o l'apprendimento di una nuova abilità. Posso capirlo. I risultati personali possono essere incredibilmente appaganti. Ci spingono fuori dalle nostre zone di comfort e ci danno un senso di realizzazione. Assolutamente. Ricordo quando ho imparato a suonare la chitarra. La sensazione di strimpellare le corde e creare musica è stata incredibilmente gratificante. È un'abilità che mi piace ancora oggi. Questo è fantastico. La musica è un modo potente per esprimerci e trovare gioia. Imparare a suonare uno strumento è un bellissimo viaggio alla scoperta di sé. Sicuramente. E a proposito di scoperta di me stesso, una delle mie esperienze preferite è stata partecipare a un ritiro di meditazione. Mi ha permesso di connettermi con il mio io interiore e trovare un senso di pace. Sembra incredibile. La meditazione è una pratica meravigliosa per la consapevolezza e l'introspezione. È incredibile come possa portare chiarezza e calma nelle nostre vite. Assolutamente. È importante cercare esperienze in linea con i nostri interessi e valori. Possono portarci una gioia immensa e una crescita personale. Non potrei essere più d'accordo. Le nostre esperienze preferite danno forma a chi siamo e contribuiscono alla nostra felicità generale. È importante fare spazio per loro nella nostra vita. Lezione 5. Date di scadenza e aggiornamenti. Salve Anna, stavo pensando alle date di scadenza dei prodotti. Alcuni li hanno, ma altri sembrano durare per sempre. È un po' confuso. Qual è la tua opinione al riguardo? Ciao John. Hai ragione, le date di scadenza possono variare a seconda del prodotto. Alcuni articoli, come gli alimenti deperibili, hanno date di scadenza chiare per garantire sicurezza e freschezza. Ma altri, come gli articoli per la casa, potrebbero non avere una data di scadenza specifica. Questo ha senso. Quindi, come facciamo a sapere quando aggiornare o sostituire qualcosa se non c'è una data di scadenza? Bene, in assenza di una data di scadenza, ci sono alcuni fattori da considerare.
Innanzitutto, valuta le condizioni dell'articolo. Funziona ancora correttamente? In caso contrario, potrebbe essere il momento di effettuare un aggiornamento. Questo è un buon punto. La funzionalità è fondamentale. Se qualcosa non serve più al suo scopo o causa più inconvenienti che vantaggi, è probabilmente il momento di prendere in considerazione un upgrade. Esattamente. Inoltre, i progressi tecnologici possono rendere obsolete le versioni precedenti dei prodotti. Se ci sono miglioramenti significativi nelle prestazioni o nelle funzionalità, potrebbe valere la pena aggiornarlo. Capisco cosa intendi. Tenere il passo con i progressi è importante, specialmente in aree come l'elettronica o il software. L'aggiornamento può migliorare le nostre esperienze e migliorare l'efficienza. Assolutamente. Vale anche la pena considerare il costo della manutenzione o della riparazione di un articolo rispetto al costo dell'aggiornamento a una versione più recente. A volte, l'aggiornamento è più conveniente. Questo è un ottimo punto. Se il costo delle riparazioni o della manutenzione supera i vantaggi dell'aggiornamento, è una chiara indicazione che è ora di cambiare. Precisamente. È importante valutare i pro e i contro e prendere una decisione informata. L'aggiornamento può portare nuove funzionalità, prestazioni migliorate e persino risparmi sui costi a lungo termine. Non potrei essere più d'accordo. Si tratta solo di fare scelte in linea con le nostre esigenze e i nostri obiettivi. A volte, un upgrade può aprire nuove possibilità e migliorare la nostra esperienza complessiva. Assolutamente. E non si tratta solo di prodotti fisici. Migliorare noi stessi, le nostre capacità e le nostre conoscenze è altrettanto importante. La crescita personale non ha una data di scadenza. Questo è un ottimo punto. L'apprendimento continuo, l'acquisizione di nuove competenze e la ricerca di opportunità di sviluppo personale sono essenziali per crescere e rimanere pertinenti in un mondo che cambia. Precisamente. Proprio come la tecnologia si evolve, anche noi. L'aggiornamento ci consente di adattarci, prosperare e cogliere le nuove opportunità che ci si presentano. Adoro questa prospettiva. Migliorarsi è un viaggio continuo di miglioramento personale e scoperta di sé. Ci mantiene impegnati, motivati e pronti per tutto ciò che verrà dopo. Assolutamente. Abbracciamo il concetto di date di scadenza e upgrade, sia per quanto riguarda i nostri beni fisici che per la crescita personale. È il percorso verso il miglioramento e il successo continui. Ben detto. Facciamo scelte consapevoli, aggiorniamo quando necessario e continuiamo a evolverci. Le date di scadenza e gli upgrade fanno parte del viaggio verso una vita migliore e più appagante. Lezione 6. Consigli saggi. Ciao Anna, apprezzo sempre i tuoi ottimi consigli. Sembri avere un talento per offrire spunti preziosi. Hai altri consigli per me? Ciao John. Grazie per le tue gentili parole. Sono lieto che il mio consiglio ti sia stato utile. Certo, ho qualche altro consiglio nella manica. Su cosa stai cercando consigli in particolare? Beh, sono sempre desideroso di imparare e migliorarmi. Qualche consiglio su come posso diventare un comunicatore più efficace? Assolutamente. Una comunicazione efficace è fondamentale in vari aspetti della vita. Un consiglio che ho è ascoltare attivamente gli altri. Presta attenzione alle loro parole, al linguaggio del corpo e alle loro emozioni. Dimostra che apprezzi la loro prospettiva e favorisce una migliore comprensione. È un consiglio fantastico.
L'ascolto attivo è così importante per costruire connessioni forti ed evitare malintesi. Mi impegnerò sicuramente per essere più attento. Un altro consiglio è quello di prestare attenzione al proprio linguaggio del corpo e al tono di voce. I segnali non verbali possono dire molto. Mantieni il contatto visivo, usa gesti aperti e accoglienti e parla con un tono sicuro e rispettoso. È un ottimo promemoria. Il linguaggio del corpo e il tono possono influire in modo significativo sul modo in cui il nostro messaggio viene ricevuto. Farò uno sforzo consapevole per proiettare segnali non verbali positivi e accessibili. Meraviglioso, un altro consiglio per una comunicazione efficace è quello di essere chiari e concisi nel messaggio. Evita un gergo inutile o un linguaggio contorto. Vai dritto al punto, ma fornisci anche un contesto sufficiente per fare chiarezza. Ne vedo il valore. Una comunicazione chiara e concisa assicura che il nostro messaggio sia facilmente comprensibile ed eviti confusione. Mi impegnerò per essere più attento alla consegna dei miei messaggi. Questo è eccellente. Infine, sii sempre aperto al feedback e disposto ad adattare il tuo stile di comunicazione. Ogni interazione è un'opportunità per imparare e crescere. Prendi le critiche costruttive come un'opportunità per migliorare. È un'ottima mentalità da avere. L'adozione del feedback ci consente di affinare le nostre capacità comunicative e di diventare comunicatori migliori in generale. Mi ricorderò di accettare il feedback con una mente aperta. Meraviglioso, ricorda, una comunicazione efficace è un'abilità permanente che può avvantaggiarti in tutti gli ambiti della vita, che si tratti di relazioni personali, contesti professionali o anche conversazioni casuali. Non potrei essere più d'accordo. Il tuo consiglio è prezioso e apprezzo che tu abbia condiviso questi suggerimenti con me. Sono entusiasta di metterli in pratica e diventare un comunicatore più efficace. Sono lieto di esserti stato utile. Ricorda solo che è un viaggio di miglioramento continuo. Man mano che applicherai questi suggerimenti e acquisirai più esperienza, le tue capacità comunicative miglioreranno senza dubbio. Grazie, ti sono grato per la tua guida e il tuo supporto. Continuerò a lavorare su questi suggerimenti e mi impegnerò per diventare il miglior comunicatore possibile. Lezione 7. Esplorazione di nuovi hobby. Ciao Anna, stavo pensando di provare qualcosa di nuovo. Qualche suggerimento? Ciao John. Assolutamente. Ci sono così tanti hobby entusiasmanti che puoi esplorare. Cosa ti interessa? Beh, sono sempre stato affascinato dalla fotografia. Pensi che sia un buon hobby con cui iniziare? Oh, sicuramente. La fotografia è un modo fantastico per catturare momenti meravigliosi ed esprimere la tua creatività. Puoi iniziare con una fotocamera digitale di base e sperimentare diverse angolazioni e soggetti. Sembra fantastico. Ho visto alcune splendide fotografie di paesaggi online. Qualche consiglio per immortalare paesaggi mozzafiato? Certo. Innanzitutto, devi trovare la posizione giusta. Cerca luoghi con un terreno interessante, colori vivaci o monumenti unici. Quindi, considera le condizioni di illuminazione. La mattina presto o il tardo pomeriggio offrono spesso la migliore luce naturale per la fotografia di paesaggi. Questo ha senso. Lo terrò a mente. Che mi dici dei ritratti? Li trovo un po' impegnativi. I ritratti possono essere complicati,
ma con la pratica riuscirai a padroneggiarli. Concentrati sulla cattura delle emozioni e della personalità della persona che stai fotografando. Prova a sperimentare pose, configurazioni di illuminazione e sfondi diversi per creare un'atmosfera unica. Capisco. Sembra che dovrò sviluppare anche un occhio per i dettagli e la composizione. Qualche consiglio in merito? Assolutamente. La composizione gioca un ruolo fondamentale nella fotografia. Ricorda la regola dei terzi, in cui dividi la cornice in terzi orizzontalmente e verticalmente. Posiziona il soggetto principale lungo queste linee o alle loro intersezioni per una composizione visivamente più accattivante. Questo è un consiglio utile. Lo proverò sicuramente. A proposito, che mi dici della post-elaborazione? Quanto è importante? La post-elaborazione può migliorare le tue fotografie e dare loro un tocco professionale. È possibile utilizzare un software di modifica per regolare la luminosità, il contrasto, i colori e il ritaglio. Fai solo attenzione a non esagerare. Si tratta solo di trovare il giusto equilibrio. Lo terrò a mente. Grazie per il consiglio. Sono davvero entusiasta di iniziare questo nuovo hobby. Lezione 8. Risoluzione dei problemi relativi al Wi-Fi. Ciao Anna, ultimamente ho avuto qualche problema con internet. Qualche suggerimento per migliorare il segnale Wi-Fi? Ciao John. Posso aiutarti in questo. Un Wi-Fi lento o debole può essere frustrante, ma ci sono diverse cose che puoi provare per migliorarlo. Innanzitutto, iniziamo con le basi. Hai provato a riavviare il router? Sì, l'ho già provato, ma non sembra fare una differenza significativa. Va bene. Una cosa che puoi fare è riposizionare il router. Assicurati che sia collocato in una posizione centrale della casa, lontano da ostacoli come pareti o elettrodomestici che possono interferire con il segnale. Questo è un buon punto. Proverò a spostarlo in un punto più centrale. E gli altri dispositivi che potrebbero essere connessi al Wi-Fi? Possono influenzare il segnale? Assolutamente. Altri dispositivi possono consumare larghezza di banda e influire sulle prestazioni complessive del Wi-Fi. Assicurati di non avere troppi dispositivi connessi contemporaneamente. Disconnetti tutti i dispositivi o le applicazioni non necessari che utilizzano molta larghezza di banda. Non me ne ero accorto. Ho diversi dispositivi collegati per la maggior parte del tempo. Disconnetterò quelli che al momento non sto utilizzando. Questo dovrebbe aiutare. Inoltre, puoi provare a cambiare il canale Wi-Fi sul router. A volte, potrebbero esserci interferenze da altre reti vicine che utilizzano lo stesso canale. Come posso cambiare il canale Wi-Fi sul mio router? Puoi accedere alle impostazioni del router digitando il suo indirizzo IP nel tuo browser web. Cerca la sezione delle impostazioni wireless, dove dovresti trovare un'opzione per cambiare canale. Sperimenta con canali diversi per trovare quello con la minore interferenza. Questo è buono a sapersi. Ci proverò. Posso fare altro per migliorare il mio segnale Wi-Fi? Sì, puoi anche prendere in considerazione l'utilizzo di un extender Wi-Fi o di un sistema di rete mesh. Questi dispositivi aiutano a estendere la portata del segnale Wi-Fi ed eliminare i punti morti in casa. Ah, ne ho sentito parlare. Cercherò di procurarmi un extender Wi-Fi per aumentare il segnale nelle aree con copertura debole. È un'ottima idea.
Dovrebbe sicuramente aiutare. E ricorda, se tutto il resto fallisce, puoi contattare il tuo fornitore di servizi internet per ulteriore assistenza. Apprezzo il tuo aiuto. Questi suggerimenti dovrebbero risolvere i miei problemi relativi al Wi-Fi. Grazie mille. Lezione 9. Scelte di vita sostenibili. Ciao Anna, stavo pensando di vivere uno stile di vita più sostenibile. Hai qualche suggerimento su dove iniziare? Ciao John. È fantastico. Fare scelte sostenibili è fondamentale per l'ambiente. Un semplice passo che puoi fare è ridurre la tua impronta di carbonio. Hai già sentito parlare di questo termine? Sì, ne ho sentito parlare, ma non sono esattamente sicuro di cosa significhi. Puoi spiegare? Certo. La tua impronta di carbonio si riferisce alla quantità di gas serra, in particolare anidride carbonica, che vengono rilasciati nell'atmosfera a seguito delle tue attività quotidiane e delle tue scelte di vita. Ah, capisco. Allora, per ridurre la mia impronta di carbonio, cosa posso fare? Ci sono molte cose che puoi fare. Ad esempio, puoi iniziare risparmiando energia in casa tua. Spegni le luci e scollega i dispositivi elettronici quando non sono in uso e valuta la possibilità di passare ad apparecchi a basso consumo energetico. Questo è un buon punto. Sarò più attento al mio consumo di energia. Che mi dici dei trasporti? Come posso renderlo più sostenibile? I trasporti contribuiscono in modo significativo alle emissioni di carbonio. Prendi in considerazione l'utilizzo dei mezzi pubblici, del carpooling o della bicicletta quando possibile. Se devi guidare, opta per un veicolo elettrico o ibrido. Esplorerò sicuramente queste opzioni. Cos'altro posso fare per condurre uno stile di vita più sostenibile? Un altro aspetto importante è la riduzione degli sprechi. Mettiti in pratica con le 3 R: ridurre, riutilizzare e riciclare. Riduci al minimo gli articoli monouso, riutilizza o dona gli articoli invece di buttarli via e assicurati di riciclarli correttamente. Apprezzo i suggerimenti. Sembra che una vita sostenibile richieda scelte consapevoli in vari aspetti della vita. Ci sono abitudini specifiche che dovrei adottare? Assolutamente. Puoi iniziare consumando meno e scegliendo prodotti rispettosi dell'ambiente. Sostieni le imprese locali e sostenibili, coltiva il tuo cibo se possibile e dai la priorità ai prodotti naturali e biologici. Sono ottimi suggerimenti. Farò uno sforzo per incorporarli nel mio stile di vita. C'è qualcos'altro che dovrei tenere a mente? Sì, fai attenzione al tuo consumo di acqua. Risparmia acqua facendo docce più brevi, riparando le perdite e utilizzando dispositivi a basso consumo idrico. Inoltre, valuta la possibilità di sostenere le fonti di energia rinnovabili come l'energia solare o eolica. Non avevo pensato all'uso dell'acqua. Grazie per averlo sollevato. Lavorerò sicuramente per ridurre il mio consumo di acqua. Lezione 10. Preparativi per una gita in spiaggia. Ciao Anna, ho intenzione di organizzare presto una gita al mare. Qualche suggerimento su quali oggetti essenziali devo mettere in valigia? Ciao John. Com'è emozionante! Andare in spiaggia è sempre divertente. Ci sono alcuni articoli essenziali che dovresti assicurarti di mettere in valigia. Sono pieno di orecchie. Quali sono i must-have per una gita al mare?
Prima di tutto, non dimenticare la crema solare. È fondamentale proteggere la pelle dai raggi nocivi del sole. Assicurati di scegliere una crema solare ad ampio spettro con un SPF elevato. È un ottimo promemoria. La protezione solare è sicuramente un must. Cos'altro devo portare? Avrai anche bisogno di un telo da mare o di un materassino per rilassarti. È una buona idea portare un asciugamano extra per asciugarsi dopo il nuoto. Buon punto. Farò in modo di mettere in valigia abbastanza asciugamani per tutti. Che ne dici di snack e bevande? Assolutamente. Non dimenticate di mettere in valigia bevande rinfrescanti e snack. Resta idratato con acqua e puoi anche portare frutta, panini o altri snack leggeri per mantenerti pieno di energia. Porterò sicuramente degli snack e delle bevande da gustare in spiaggia. Che mi dici dell'intrattenimento? È sempre divertente divertirsi in spiaggia. Prendi in considerazione l'idea di portare un pallone da spiaggia, un frisbee o persino un altoparlante portatile per ascoltare un po' di musica. Aggiunge l'atmosfera da spiaggia e intrattiene tutti. Grandi idee. Mi assicurerò di mettere in valigia dei giochi da spiaggia e un altoparlante per creare l'atmosfera. C'è altro che dovrei portare? Non dimenticate il costume da bagno e un cambio di vestiti. È anche una buona idea portare un ombrellone da spiaggia o un ombrellone per fare ombra. Metterò sicuramente in valigia il mio costume da bagno e alcuni vestiti extra. Un ombrello sembra una buona idea per stare all'ombra in spiaggia. Infine, ricordati di portare una borsa da spiaggia per trasportare tutti i tuoi oggetti essenziali. Dovrebbe essere abbastanza spazioso da contenere tutto comodamente. Mi assicurerò di avere una borsa da spiaggia per tenere tutto organizzato. Grazie per il promemoria. Ora sono sempre più entusiasta della mia gita al mare. Siete i benvenuti. Sono lieto di aver potuto aiutare. Divertitevi in spiaggia. Goditi il sole e la sabbia. Grazie. Non vedo l'ora di iniziare questa avventura sulla spiaggia. Mi assicurerò di avere tutto l'essenziale in valigia. Lezione 11. Apprezzamento dell'arte. Ciao Anna, di recente ho visitato un museo d'arte ed è stato assolutamente incredibile. Ci sei mai stato prima? Ciao John. Sì, adoro visitare i musei d'arte. Offrono un'esperienza unica e la possibilità di apprezzare diverse forme d'arte. In quale museo sei andato? Sono andato al Metropolitan Museum of Articolo. La collezione era vasta e diversificata, copriva vari periodi di tempo e stili artistici. Sembra incredibile. Che tipo di arte ti è piaciuto di più? Ero particolarmente attratto dai dipinti del Rinascimento. Il livello di dettaglio e l'uso di colori vivaci erano accattivanti. L'arte rinascimentale è davvero affascinante. Gli artisti di quel periodo erano maestri nel catturare le emozioni e creare rappresentazioni realistiche. Hai esplorato altre forme d'arte? Sì, ho esplorato anche la sezione dedicata all'arte contemporanea. È stato interessante vedere come gli artisti esprimono le proprie idee ed emozioni attraverso mezzi non convenzionali e forme astratte. L'arte contemporanea può essere stimolante e aperta all'interpretazione. È interessante vedere le diverse prospettive e concetti che gli artisti propongono. Qualche opera d'arte specifica ha attirato la tua attenzione?
C'era una scultura realizzata interamente con materiali riciclati che mi ha davvero colpito. Era una dichiarazione potente sulla sostenibilità e sull'importanza del riutilizzo. Sembra un pezzo che fa riflettere. L'arte ha il potere di evocare emozioni e trasmettere messaggi importanti. È meraviglioso che gli artisti possano usare la loro creatività per sensibilizzare l'opinione pubblica su questioni urgenti. Assolutamente. L'arte riesce a superare le barriere linguistiche e culturali, rendendola una forma di espressione universale. Ci permette di connetterci con gli altri ed esplorare diverse prospettive. L'arte ha davvero un modo per unire le persone. Incoraggia il dialogo e accende le conversazioni. Hai imparato qualcosa di nuovo durante la tua visita? Sì, ho imparato a conoscere varie tecniche artistiche e il contesto storico dietro i diversi movimenti artistici. Ha approfondito la mia comprensione e il mio apprezzamento per l'arte nel suo insieme. È fantastico! I musei d'arte non sono solo visivamente accattivanti, ma anche educativi. Forniscono preziose informazioni sulla storia, sulla cultura e sull'evoluzione degli stili artistici. Non potrei essere più d'accordo. I musei d'arte sono tesori di conoscenza e ispirazione. Non vedo l'ora che arrivi la mia prossima visita. È meraviglioso vedere il tuo entusiasmo. L'arte ha un modo per arricchire la nostra vita e ampliare i nostri orizzonti. Spero che continuiate a esplorare e apprezzare diverse forme d'arte. Grazie, lo farò sicuramente. L'arte è diventata una mia nuova passione e non vedo l'ora di approfondire questo mondo affascinante. Lezione 12. Herb Garden Delights. Ciao Anna, sto coltivando un piccolo orto di erbe aromatiche e ho basilico, prezzemolo, timo e menta. Coprono una vasta gamma di sapori per cucinare. Ciao John. È meraviglioso. Avere erbe fresche a portata di mano può esaltare il gusto dei tuoi piatti. Come pensate di utilizzarli? Sono entusiasta di sperimentare diverse ricette e incorporare queste erbe nella mia cucina. Il basilico è perfetto per il pesto e il prezzemolo aggiunge un tocco di freschezza alle insalate. Il basilico e il prezzemolo sono davvero erbe versatili. Danno un'esplosione di sapore a molti piatti. Il timo è ottimo anche per aggiungere profondità a zuppe e stufati. Assolutamente. Il timo dona un gusto caldo e terroso ai piatti salati. E non dimentichiamoci della menta. È fantastico per rinfrescare bevande e dessert. La menta è un'erba fantastica da avere. Può elevare cocktail, tè e persino macedonie di frutta. Aggiunge un elemento fresco e tonificante a qualsiasi ricetta. Mi fa piacere che la pensi così. Non vedo l'ora di preparare dei mojito e dell'acqua alla menta. È perfetto per le calde giornate estive. I mojito sono una scelta classica. La combinazione di menta, lime e rum è semplicemente deliziosa. È un ottimo modo per gustare i freschi sapori del tuo giardino. Parlando di giardini, hai erbe o piante che ti piace coltivare? Sì, ho anche un piccolo orto di erbe aromatiche. Adoro coltivare rosmarino ed erba cipollina. Il rosmarino aggiunge un tocco profumato alle carni arrostite, mentre l'erba cipollina è ideale per guarnire i piatti. Il rosmarino e l'erba cipollina sono ottime scelte. Sicuramente conferiscono un sapore unico ai pasti.
Dovrò prendere in considerazione l'idea di aggiungerli anche al mio orto. Vale la pena provarli. La coltivazione delle erbe aromatiche non solo ti fornisce ingredienti freschi, ma ti connette anche con la natura. È un'esperienza gratificante e terapeutica. Non potrei essere più d'accordo. C'è qualcosa di speciale nel raccogliere erbe aromatiche dal proprio orto e usarle in cucina. Aggiunge un tocco personale a ogni piatto. Assolutamente. È una sensazione meravigliosa avere un legame con il cibo che prepari. Inoltre, è un ottimo modo per esplorare nuovi sapori ed espandere le tue abilità culinarie. Non vedo l'ora di continuare a esplorare il mondo delle erbe e a sperimentare diverse combinazioni nelle mie ricette. È un viaggio di scoperta continuo. Questo è lo spirito. Goditi il processo e divertiti ad esplorare gli incredibili sapori che le erbe aromatiche apportano alla tua cucina. Sono sicuro che i tuoi piatti saranno ancora più deliziosi. Grazie, il tuo incoraggiamento significa molto. Ti aspettiamo tanti piatti gustosi e deliziosi. Saluti. Lezione 13. Fuga musicale. Ciao Anna, ti capita mai di rimanere bloccata nel traffico a volte? Trovo che possa essere piuttosto frustrante, ma ascolto musica per passare il tempo. Ciao John. Sì, il traffico può essere fastidioso. Ho subito la mia giusta dose di ritardi sulla strada. La musica è davvero un ottimo modo per rendere la situazione più sopportabile. Che tipo di musica ascolti di solito? Mi piace una vasta gamma di generi, dal pop e rock alla classica e al jazz. Dipende dal mio umore e dalla situazione del traffico. E tu? Anch'io ho diversi gusti musicali. Apprezzo diversi stili e artisti. È interessante come la musica possa evocare varie emozioni e creare un'atmosfera per il momento. Assolutamente. La musica riesce a trasportarci in un mondo diverso, anche quando siamo bloccati nel traffico. È come una fuga temporanea dal trambusto della vita quotidiana. È un bel modo di dirlo. La musica ha il potere di sollevare il nostro spirito e fornire un senso di conforto. Può trasformare un momento banale in qualcosa di magico. Non potrei essere più d'accordo. A volte, quando sono bloccato nel traffico, mi ritrovo perso nelle melodie e nei testi. Diventa un mini concerto nella mia macchina. È meraviglioso come la musica possa creare un santuario personale all'interno dei nostri veicoli. Ci permette di disconnetterci dal mondo esterno e di immergerci nel ritmo e nell'armonia. Esattamente. E non si tratta solo della musica stessa. I testi spesso risuonano con le nostre esperienze ed emozioni, rendendo il viaggio più significativo. I testi hanno un modo di parlare al nostro cuore, vero? Possono trasmettere messaggi profondi e raccontare storie in cui possiamo relazionarci. È come avere un compagno in macchina. Assolutamente. La musica può essere una presenza confortante, specialmente nei momenti frustranti come essere bloccati nel traffico. Aiuta ad allentare la tensione e a dare un senso di calma. È affascinante come la musica abbia un impatto così profondo sul nostro benessere. Ha la capacità di sollevare il nostro umore, ridurre lo stress e far passare il tempo più velocemente. È così vero. La musica è un linguaggio universale che collega le persone e supera le barriere. È una fonte di gioia e ispirazione che tutti possiamo apprezzare.
Infatti, che si tratti di cantare, toccare le dita o semplicemente oscillare al ritmo, la musica riesce a riunirci e a rendere il viaggio più piacevole. Non avrei potuto dirlo meglio. Quindi, la prossima volta che ti ritrovi bloccato nel traffico, ricordati di accendere i tuoi brani preferiti e lasciati guidare dalla musica durante il viaggio. Assolutamente. Lascia che la musica sia la tua compagna e fuggi dalle frustrazioni della strada. Accogli le melodie e lascia che ti portino in un posto migliore. Grazie, le tue parole mi colpiscono. La musica è davvero una forza potente che può trasformare un banale tragitto giornaliero in un'esperienza memorabile. Fino alla prossima volta, continuate a godervi il ritmo della vita. Lezione 14. Stile vibrante. Ciao Anna, ultimamente, cosa ne pensi di indossare colori vivaci? Stavo pensando di aggiungere qualche tocco di colore al mio guardaroba. Ciao John. Indossare colori vivaci può essere un modo fantastico per esprimersi e aggiungere un tocco di vivacità ai propri outfit. Può davvero fare una dichiarazione. Quali sono i tuoi pensieri? Sono d'accordo, i colori vivaci hanno il potere di sollevare il nostro umore e attirare l'attenzione della gente. Possono dare un senso di gioia e sicurezza al nostro aspetto. Assolutamente. È incredibile come i colori possano influenzare le nostre emozioni e percezioni. Indossare colori audaci può farci sentire più energici ed emanare positività. Questo è vero, ho notato che quando indosso colori più brillanti, ricevo più complimenti e reazioni positive dagli altri. È un ottimo modo per distinguersi. Infatti, i colori vivaci tendono ad attirare l'attenzione delle persone e a lasciare un'impressione duratura. Possono rendere il tuo abbigliamento memorabile e creare un senso di individualità. Sono stata particolarmente attratta da tonalità come il blu reale e il giallo sole. Sembrano così allegri e rinfrescanti. Quali sono alcuni colori vivaci che ti piace indossare? Adoro sperimentare colori diversi, ma ultimamente ho iniziato a gravitare verso il corallo e il verde smeraldo. Il corallo è una tonalità bella e calda, mentre il verde smeraldo dona un tocco di eleganza. Il corallo e il verde smeraldo sono scelte eccellenti. Sembrano colori versatili che possono essere facilmente incorporati in vari ensemble. Hai qualche consiglio di stile? Sicuramente. Quando si indossano colori vivaci, è essenziale bilanciarli con toni neutri. Ad esempio, abbinare un top corallo a pantaloni bianchi può creare un look fresco e chic. Capisco. Quindi, combinare colori vivaci con colori neutri può creare un outfit armonioso e ben organizzato. Si tratta solo di trovare il giusto equilibrio. Esattamente. Si tratta di creare un equilibrio visivo che permetta ai colori brillanti di brillare senza sopraffare l'aspetto generale. Anche gli accessori possono avere un ruolo nell'aggiungere tocchi di colore. Ah, non avevo pensato agli accessori. Come possono valorizzare un outfit vivace? Accessori come orecchini eleganti o una sciarpa colorata possono completare e valorizzare i colori vivaci che indossi. Possono aggiungere un ulteriore livello di interesse e unire l'intero look. Questo ha senso. Gli accessori possono essere il tocco finale che completa l'estetica generale. Offrono l'opportunità di mostrare il tuo stile personale. Assolutamente.
Esprimere il tuo stile personale attraverso colori e accessori vivaci è un modo meraviglioso per abbracciare la tua individualità e fare una dichiarazione di moda. Sono entusiasta di incorporare colori più vivaci nel mio guardaroba e sperimentare diverse combinazioni. È un modo divertente e creativo per migliorare le mie scelte di moda. Sono felice di sentirlo. Abbraccia il lato vivace della moda e divertiti a esplorare le infinite possibilità offerte dai colori vivaci. Il tuo stile risplenderà sicuramente. Grazie, il tuo incoraggiamento significa molto. Un guardaroba pieno di colore e di espressione personale. Fino alla prossima volta, rimani elegante e abbraccia la bellezza delle tonalità vivaci. Lezione 15. Prenotazione intelligente. Salve Anna, quando si tratta di prenotare un alloggio, mi assicuro sempre di leggere attentamente le descrizioni delle proprietà e di comunicare eventuali requisiti specifici. Aiuta a garantire un'esperienza fluida. Qual è il tuo approccio? Ciao John. Sono completamente d'accordo. Leggere attentamente le descrizioni degli immobili è fondamentale per evitare sorprese e trovare un posto che soddisfi le proprie esigenze. Una comunicazione chiara è fondamentale. Come comunicate le vostre esigenze? Di solito mi rivolgo all'host o al gestore della proprietà direttamente tramite la piattaforma di prenotazione. Faccio tutte le domande e fornisco dettagli sulle mie preferenze o richieste speciali. Aiuta a stabilire una comprensione chiara. È un approccio intelligente. La comunicazione diretta consente di chiarire eventuali incertezze e garantire che la proprietà possa soddisfare le vostre esigenze. È importante essere proattivi. Assolutamente. Essendo proattivi e ponendo domande, puoi raccogliere tutte le informazioni necessarie per prendere una decisione informata. Ti evita potenziali delusioni in seguito. È fondamentale considerare fattori come la posizione, i servizi e qualsiasi requisito specifico che potresti avere. Leggere attentamente le descrizioni delle proprietà ti aiuterà a valutare se è la soluzione giusta. Sì. Le descrizioni delle proprietà spesso forniscono informazioni preziose sulle caratteristiche della proprietà, sulle attrazioni vicine e su eventuali limitazioni. Conoscere questi dettagli può aiutarti a fare una scelta informata. Inoltre, è una buona idea controllare le recensioni lasciate dagli ospiti precedenti. Possono fornire informazioni sulle condizioni della struttura, sulla pulizia e sulla reattività dell'host. Questo è un ottimo punto. Le recensioni offrono una prospettiva diretta delle persone che hanno soggiornato presso la struttura. Possono darti un'idea migliore di cosa aspettarti e aiutarti a prendere una decisione informata. Una volta raccolte tutte le informazioni necessarie, è importante comunicare chiaramente le proprie esigenze. Fai conoscere all'host o al gestore della proprietà eventuali esigenze o preferenze specifiche che hai. Precisamente. Una comunicazione chiara garantisce che entrambe le parti siano sulla stessa pagina. Aiuta l'host a comprendere le vostre aspettative e a prendere tutte le disposizioni necessarie per soddisfarvi. E non esitate a chiedere chiarimenti se c'è qualcosa di cui non siete sicuri. È meglio avere tutte le informazioni in anticipo per evitare malintesi. Non potrei essere più d'accordo. È meglio chiedere chiarimenti che dare per scontato e poi rimanere delusi. Una comunicazione aperta e onesta è la chiave per un'esperienza di prenotazione di successo. Assolutamente. Effettuando una ricerca accurata e comunicando efficacemente le vostre esigenze,
potete aumentare le vostre possibilità di trovare la sistemazione perfetta e di trascorrere un soggiorno piacevole. Grazie, le tue intuizioni sono preziose. Con questi suggerimenti in mente, sarò più fiducioso nelle mie future iniziative di prenotazione. Viaggia senza problemi e soggiorni memorabili. Lezione 16. Soddisfare la domanda. Ciao Anna, so che è difficile tenere il passo con la domanda. Che ne dici di te? Come gestisci le situazioni in cui c'è una forte richiesta di qualcosa? Ciao John. Può davvero essere difficile soddisfare una forte domanda. Di fronte a tali situazioni, cerco di stabilire delle priorità e di trovare modi per gestire in modo efficiente l'aumento della domanda. Che mi dici di te? Dare priorità è fondamentale. Mi concentro sull'identificazione delle attività o degli elementi più critici richiesti e alloco le risorse di conseguenza. Aiuta a garantire che i bisogni essenziali siano soddisfatti per primi. È un approccio intelligente. Dando priorità, puoi rispondere alle richieste urgenti e prevenire eventuali strozzature. Consente un flusso di lavoro più fluido e la soddisfazione del cliente. Assolutamente. La soddisfazione del cliente è fondamentale, soprattutto quando la domanda è elevata. Mi sforzo di fornire un servizio eccellente e di garantire che le esigenze dei clienti siano soddisfatte al meglio delle mie capacità. Fornire un servizio eccellente contribuisce notevolmente alla gestione della domanda elevata. Aiuta a fidelizzare i clienti e a creare un passaparola positivo, il che può aumentare ulteriormente la domanda. Hai ragione, un passaparola positivo può amplificare la domanda, creando un ciclo di crescita. È essenziale mantenere standard elevati e offrire un'esperienza eccezionale in modo coerente. Oltre a dare priorità e fornire un servizio eccellente, trovo utile collaborare con un team o delegare attività per garantire l'efficienza. Lavorare insieme può aiutare a gestire la domanda in modo efficace. La collaborazione è fondamentale. Quando la domanda aumenta, la condivisione di risorse e competenze può fare una differenza significativa. Consente una risposta più snella ed efficace. Infatti, sfruttando i punti di forza di ogni membro del team, possiamo gestire collettivamente l'aumento della domanda e fornire risultati in modo più efficiente. Inoltre, è importante anticipare la domanda e pianificare in anticipo il più possibile. Tenere d'occhio le tendenze del mercato e le preferenze dei clienti aiuta a rimanere un passo avanti. L'anticipazione è fondamentale. Rimanendo informati sulle tendenze del mercato e comprendendo le esigenze dei clienti, possiamo prendere decisioni proattive per soddisfare la domanda in modo più efficace. Assolutamente. La proattività è essenziale di fronte alla forte domanda. Ci consente di adattarci e apportare le modifiche necessarie per assicurarci di soddisfare le aspettative dei clienti. E in situazioni in cui la domanda supera la capacità, è essenziale comunicare in modo trasparente con i clienti. Gestire le loro aspettative e offrire alternative può aiutare a mantenere la buona volontà. Una comunicazione trasparente è fondamentale. Crea fiducia e comprensione tra aziende e clienti. È importante essere onesti sulle limitazioni ed esplorare soluzioni alternative. Gestendo efficacemente la domanda e fornendo un servizio eccezionale, possiamo creare un'esperienza positiva per i clienti, anche in tempi difficili. Ci distingue e favorisce relazioni a lungo termine. Questo è vero, fare il possibile per soddisfare la domanda dimostra dedizione e impegno. Lascia un'impressione duratura e incoraggia i clienti a tornare.
Lezione 17. Collaborazione in team. Ciao Anna, sei una giocatrice di squadra? Mi piace moltissimo la collaborazione. E tu? Trovi valore nel lavorare insieme ad altri? Ciao John. Sì, credo fermamente nel potere della collaborazione. Lavorare in team ci consente di mettere in comune competenze e prospettive diverse, portando a risultati migliori. Quali sono i tuoi pensieri? Non potrei essere più d'accordo. La collaborazione tira fuori il meglio da tutte le persone coinvolte. Ci consente di sfruttare i punti di forza reciproci e ottenere collettivamente più di quanto potremmo fare individualmente. Esattamente. Quando collaboriamo, possiamo attingere a una gamma più ampia di idee e competenze. Promuove la creatività, l'innovazione e favorisce un ambiente di sostegno reciproco. La collaborazione migliora anche le capacità comunicative, poiché impariamo a trasmettere efficacemente i nostri pensieri e ad ascoltare attivamente i punti di vista degli altri. È un'abilità preziosa per la crescita personale e professionale. Assolutamente. L'ascolto attivo è un aspetto cruciale della collaborazione. Ci aiuta a comprendere diversi punti di vista, risolvere i conflitti e costruire relazioni più solide all'interno del team. E quando lavoriamo insieme verso un obiettivo comune, distribuiamo il carico di lavoro e progrediamo in modo più efficiente. È una situazione vantaggiosa sia per i singoli che per il team. Giusto. Condividendo le responsabilità e affidandoci alle reciproche capacità, possiamo svolgere i compiti in modo più efficace. Inoltre, crea un senso di cameratismo e favorisce uno spirito di squadra positivo. La collaborazione ci consente anche di imparare gli uni dagli altri. Possiamo scambiare conoscenze, competenze ed esperienze, il che porta alla crescita personale e professionale. Imparare dai nostri compagni di squadra è inestimabile. Ogni persona porta in tavola un insieme unico di competenze ed esperienze. Possiamo ampliare i nostri orizzonti e sviluppare nuove competenze attraverso la collaborazione. Inoltre, la collaborazione ci aiuta a superare le sfide in modo più efficace. Quando affrontiamo ostacoli come team, possiamo trovare soluzioni, fornire supporto e trovare collettivamente il modo migliore per andare avanti. Questo è vero, la risoluzione collaborativa dei problemi spesso porta a soluzioni più solide. Combinando i nostri punti di forza e le nostre prospettive, possiamo affrontare sfide complesse e ottenere risultati migliori. Inoltre, la collaborazione favorisce un senso di realizzazione e successo condiviso. Celebrare i risultati raggiunti in team crea un ambiente di lavoro positivo e motiva tutti a lottare per l'eccellenza. Celebrare insieme traguardi importanti rafforza la coesione e il morale del team. Rafforza l'idea che siamo parte di qualcosa di più grande e ci incoraggia a continuare a lavorare in modo collaborativo. Grazie, le tue intuizioni sono preziose. La collaborazione tira fuori davvero il meglio di noi e porta a risultati straordinari. Si tratta di promuovere un forte lavoro di squadra e ottenere grandi risultati insieme. Lezione 18. Nuoto e delizie autunnali. Ciao Anna, anche a me piace nuotare. È un'attività così rinfrescante e tonificante. E tu? Anche a te piace nuotare? Ciao John. Assolutamente. Il nuoto è uno dei miei passatempi preferiti. C'è qualcosa di incredibilmente liberatorio nello scivolare nell'acqua. È un ottimo modo per rimanere attivi e rinfrescarsi durante l'estate.
Non potrei essere più d'accordo. La sensazione di assenza di gravità nell'acqua è davvero notevole. Non è solo una fantastica forma di esercizio, ma anche un modo per rilassarsi e distendersi. Sicuramente. Il nuoto coinvolge più gruppi muscolari e favorisce la forma cardiovascolare. È un'attività a basso impatto adatta a persone di tutte le età e livelli di fitness. Questo è ciò che rende il nuoto così versatile. È un'abilità permanente che può essere utilizzata per divertirsi, allenarsi o anche come sport agonistico. Le possibilità sono infinite. Assolutamente. Che si tratti di nuotare in piscina, esplorare le meraviglie dell'oceano o semplicemente sguazzare in un lago, c'è sempre qualcosa di magico nell'essere in acqua. Non potrei essere più d'accordo. L'acqua è in grado di affascinare i nostri sensi e di offrire un senso di tranquillità. È un ottimo modo per sfuggire al trambusto della vita quotidiana. E a proposito di esperienze coinvolgenti, avete mai notato la bellezza dell'autunno? Trovo le foglie colorate di quella stagione assolutamente affascinanti. Oh sì. L'autunno è una stagione di colori vivaci e bellezze naturali. Il rosso fuoco, l'arancio e le tonalità dorate delle foglie creano un paesaggio pittoresco a cui è difficile resistere. Esattamente. Il fogliame che cambia conferisce un fascino unico all'ambiente circostante. È un momento in cui la natura si trasforma e possiamo assistere alle meraviglie del mutare delle stagioni. L'autunno è anche un periodo di transizione e riflessione. È una stagione che ci invita a rallentare, ad apprezzare il momento presente e ad abbracciare la bellezza del cambiamento. È così vero. L'autunno ci incoraggia ad accettare il cambiamento proprio come le foglie che cadono con grazia dagli alberi. Ci ricorda che il cambiamento può essere una parte bella e necessaria della vita. Assolutamente. Il ciclo della natura ci insegna lezioni preziose sulla resilienza, sul lasciarsi andare e sull'abbracciare nuovi inizi. È una meravigliosa metafora della crescita personale e dell'autoriflessione. E non dimentichiamo la gioia delle attività autunnali come la raccolta delle mele, l'intaglio della zucca e le piacevoli serate trascorse davanti al caminetto. È una stagione che porta calore, comfort e un senso di nostalgia. Hai assolutamente ragione. Le tradizioni autunnali creano ricordi duraturi e offrono opportunità per entrare in contatto con i propri cari. È il momento di assaporare i piaceri semplici e creare nuove esperienze. Lezione 19. Fare acquisti insieme. Ciao Anna, certo è sempre più divertente fare acquisti con qualcuno. A che ora dobbiamo incontrarci? Non vedo l'ora di esplorare i negozi e trovare delle ottime offerte. Ciao John. Sono d'accordo. Fare acquisti con un amico aggiunge un ulteriore elemento di divertimento. Che ne dici di incontrarci alle 10 del mattino? In questo modo, avremo tutto il tempo per curiosare e sfruttare al massimo il nostro giro di shopping. Suona bene. Sono le 10 del mattino. Ci sono negozi o aree specifici che vorresti visitare? Sono aperto a suggerimenti e desideroso di scoprire nuovi posti. Ottimo! Ho sentito parlare di una boutique alla moda in centro che offre abiti e accessori unici. Potrebbe valere la pena dare un'occhiata. E c'è anche un grande magazzino nelle vicinanze con una vasta gamma di opzioni. Sembra perfetto. Sono sempre pronto ad esplorare nuove tendenze della moda. Cominciamo con la boutique e poi andiamo al grande magazzino. Possiamo prenderci il nostro tempo e goderci ogni esperienza di acquisto.
Piano eccellente. È importante assaporare il processo e non affrettarlo. Potremmo imbatterci in gemme nascoste e scoperte inaspettate lungo la strada. Inoltre, ci dà la possibilità di aggiornarci e condividere le nostre preferenze di moda. Assolutamente. Fare acquisti non significa solo acquistare nuovi articoli, ma anche vivere l'esperienza stessa. È un'opportunità per esprimere il nostro stile personale e scoprire pezzi che ci fanno sentire sicuri e a nostro agio. Non potrei essere più d'accordo. Si tratta di trovare abiti e accessori che risuonino con noi e riflettano chi siamo. È una forma di autoespressione e un modo per aumentare la nostra fiducia. E avere un compagno di shopping come te rende l'esperienza ancora più piacevole. Possiamo scambiarci opinioni oneste, aiutarci a vicenda a trovare la soluzione perfetta e rendere l'intero processo più interattivo e divertente. Questo è vero, fare acquisti insieme ci permette di imparare dal reciproco senso della moda e scoprire nuovi stili che forse non avevamo considerato prima. Amplia la nostra prospettiva e ci aiuta a uscire dalle nostre zone di comfort. Assolutamente. È sempre emozionante provare qualcosa di nuovo e sperimentare look diversi. Fare acquisti insieme ci incoraggia ad avere una mentalità aperta e ad abbracciare nuove tendenze e stili che forse non avremmo scoperto da soli. E non dimentichiamo la gioia di trovare un ottimo affare o di imbattersi in una vendita. Condividere quei momenti di emozione e soddisfazione con un amico aggiunge un ulteriore livello di felicità all'esperienza di acquisto. Hai assolutamente ragione. L'emozione di un buon affare non ha eguali. È come scoprire un tesoro nascosto. E poter condividere quell'emozione con un amico amplifica la gioia. Lezione 20. Preferenze di viaggio. Ciao Anna, sto programmando un viaggio e volevo chiederti un consiglio. Puoi consigliarmi un bel libro da leggere durante il viaggio? Ciao John. Certo, sarei felice di aiutarti. Che genere ti piace? Narrativa, saggistica o altro? Sono aperto a generi diversi, ma sono in vena di un romanzo accattivante che mi terrà assorbito. In tal caso, consiglio vivamente L'ombra del vento di Carlos Ruiz Zafón. È un mistero avvincente ambientato a Barcellona. Sembra intrigante. Lo aggiungerò alla mia lista di lettura. Grazie per la raccomandazione. A proposito, al momento della prenotazione del mio volo, posso scegliere anche il mio posto? Assolutamente. La maggior parte delle compagnie aeree consente ai passeggeri di selezionare i propri posti durante il processo di prenotazione. È un ottimo modo per assicurarti di sentirti a tuo agio durante il volo. Questo è buono a sapersi. Preferisco sedermi vicino al finestrino per godermi il panorama. Rende il viaggio più piacevole per me. Capisco. I posti vicino al finestrino offrono una grande opportunità per guardare le nuvole o ammirare i paesaggi sottostanti. Esattamente. Inoltre, è più facile appoggiarsi al finestrino quando voglio fare un pisolino durante il volo. Questo è un punto valido. Potersi appoggiare al finestrino può offrire un maggiore comfort. Ci sono altre opzioni di posti a sedere che dovrei prendere in considerazione? Voglio sfruttare al massimo la mia esperienza di volo. Bene, se apprezzi il facile accesso al corridoio e preferisci sgranchirti le gambe, un sedile in corridoio potrebbe essere una buona scelta. Ah, capisco.
Un posto in corridoio sarebbe comodo, specialmente per i voli più lunghi, quando potrei aver bisogno di spostarmi un po'. Sì, può essere più comodo per le pause bagno o alzarsi per sgranchirsi le gambe durante il volo. Questo è vero, lo terrò in considerazione nella scelta del mio posto. Grazie per il consiglio. Siete i benvenuti. Sono lieto di aver potuto aiutare. Fammi sapere se hai altre domande o hai bisogno di ulteriore assistenza. Una cosa certa. Apprezzo la tua guida. Ora, con un bel libro in mano e un posto scelto con cura, sono pronto per il mio viaggio. È meraviglioso sentirlo. Ti auguro un viaggio fantastico pieno di letture accattivanti e viaggi confortevoli. Grazie, non vedo l'ora. Ti auguro un viaggio memorabile e momenti piacevoli lungo la strada. Complimenti per quello. Che il tuo viaggio sia pieno di deliziose avventure ed esperienze indimenticabili. Grazie ancora. Ti sono grato per il tuo aiuto. Mi assicurerò di condividere i miei racconti di viaggio quando tornerò. Non vedo l'ora di conoscere le tue avventure. Buon viaggio e buon divertimento. Lo farò. Abbi cura di te e ci sentiamo presto.